sono arrivato anche per vie traverse a approfondire il tema dell'ipnosi, ma soprattutto il tema dell'ufficialità psicoterapica, che nell'ipnosi trova quel borderline, quel confine in cui si sono addentrati a vedere gli stati alterati di coscienza come anche l'ipnosi regressiva, cioè il fatto che tu puoi andare dietro nelle vite e vedere che vita hai passato. Ovviamente c'è un mare magno, ma tutti gli psicologi, i psicoterapeuti si mettono in fronte compatto a dire che è un po' una menata, diciamocela così, stringendo. Perché? Ma perché c'è motivo di interpretazione, è come un sogno più o meno lucido, indotto, che uno fa e si può interpretare questo sogno a livello di setting terapeutico per dire ok, è un bagaglio, diciamo, dell'inconscio che in qualche modo muove dei contenuti personali in cui possiamo analizzarli come materiale inconscio, ma materiale inconscio, punto. Non è che si parla di qualcosa che chissà se veramente vai o non vai. Sono dei convegni e dei ricercatori anche, questo lavora con l'università statunitense, ma lavora in Inghilterra, questo ricercatore importante, che in qualche modo ha detto che il 90% di tutti i casi che hanno testato sono autoindotti in qualche modo, è un pensiero, parliamo di medium, parliamo di realtà sottili quando vediamo delle cose. Certo che c'è un 10% che li lasciati senza parole e di cui in questo 10%, analizzandola più volte, hanno confermato che esiste le capacità psichiche, esistono le capacità medianiche ed esiste tutto quello che dicono a riguardo. Quindi ci basta un 10% per dire che questo concetto è vero, però non è da tutti spendibile. Come dire, è vera la geobiologia, è vero l'analisi dei luoghi, territori, la ricerca delle acque, queste cose sono vere, ma non tutti riescono a farla. E quindi bisogna anche stare un po' attenti perché è un ambito che si stringe come diciamo, il collo di bottiglia. Ma allora la domanda è, ma cosa vedono tutti gli altri? Cioè, e come mai c'è tanta superstizione barra malinterpretazione e per cui dopo tutti non ci credono o dicono su di tutte queste materie? E mi è arrivata l'insight, chiamiamolo così, della risposta e ve la racconto a voi, fatene quelle che volete. Allora, noi siamo dei creatori di forma e di immagine. Noi siamo dei creatori di forma, di immagine e di realtà. In qualche modo noi determiniamo la nostra realtà con il nostro pensiero. È una cosa molto logica. Noi nella vita anche abbiamo un transfer proiettivo della visione del mondo che abbiamo. Quindi ognuno di noi vede le cose secondo il suo contenuto, la cultura, tutto quello che vuoi. Quindi la realtà è soggettiva per ognuno. Quando si passa nell'astrale, la realtà è ancora molto più soggettiva perché l'astrale è molto più modulabile, in realtà le conformi velocemente, come dire, se tu hai delle paure, le paure si realizzano, si concretizzano dai tuoi occhi in un certo senso. Qua invece le tue paure, prima che ti arrivi un ladro in casa, ci devi pensare e mettere le porte blindate, costruire questa paura finché non entra. Cioè è una cosa un po' più lenta, ma il concetto è simile, solo che la materia nostra la vediamo meno, come dire, conseguenziale in queste realtà, ma invece sono sempre dovute a dei bagagli interni. Quindi il processo interno crea un processo esterno e la modulazione del nostro modo di vedere crea un modo di vedere esterno. Nell'astrale questo è molto chiaro, nell'aldilà lo vedremo che sarà molto chiaro per quanto potremo vederlo, nel senso che del livello di coscienza. E qua attacco un punto importante. Quindi il discorso è, ma che cosa vediamo veramente? Cosa è vero di tutto questo? Se tutto è proiezione di noi, nella maggior parte dei casi, e quindi quel 90% è tantissimo di gente che se la racconta in un certo senso. Altro esempio, ci succede qualcosa, tutti vedono un incidente, tutti raccontano anche cose diverse. Esperimenti hanno fatto che se tu, anche ai bambini, narri di un evento che non è esistito, ma continui a ripeterlo, loro a quel punto ci credono fino al punto in cui rendono vero quell'evento che non è esistito. Quindi c'è, come dire, la profezia che si avvera di qualcosa che non è successo. In qualche modo siamo anche creatori di pensiero di una realtà. Diciamo, se non sei ammalato ma pensi di essere ammalato, continui a pensarsi questa cosa agevola la malattia, perché noi chiamiamo anche la realtà, perché siamo creatori di forme di immagine, ripeto questo discorso iniziale. E allora mi è arrivato questa risposta, cioè dipende dal livello di coscienza, perché più la coscienza, diciamo, potremmo dire, è impura e il nostro cristallo è sporco, più la personalità agisce in modo forte. Quindi la personalità agisce in modo forte e quindi tutte le nostre proiezioni sono mischiate alla realtà che stiamo ponendo e quindi ci immaginiamo delle cose, le proiettiamo, anche a livello di ipnosi andiamo a prendere un bagaglio di parti, di suggestioni personali, possiamo essere indotti dal terapeuta che ci dice delle cose, noi ci immaginiamo su quelle cose lì, quindi
Il vedere realmente ciò che c'è è un'equazione che si lega in proporzione alla capacità di coscienza alta di farsi da parte, cioè significa in qualche modo uscire dall'ambito della personalità, che non è che te la puoi raccontare, è una personalità rettificata, ripulita come l'oro filosofale, come l'alambicco che trasforma l'acqua in purezza, il bicchiere si fa trasparente, la luce passa, il bicchiere si fa trasparente dalla decantazione dei processi alchemici di soda e coagula, quindi si trasmuta il sistema interno finché la luce passa chiaramente. Prima passava ma veniva offuscata, frenata da tutti i nostri pulviscoli, quindi era anche distorta, malinterpretabile. Più il sistema interno è ripulito, più la luce passa chiaramente, più ciò che uno dice, ciò che uno vede è più reale, sempre più cosciente e sempre più vero anche. Quindi non è sbagliato dire che vedono in parte tutte queste realtà o ognuno vede delle cose, un fantasma, una realtà, una percezione, che passano sempre dal filtro della personalità. Non è sbagliato dire che c'è qualcosa di vero, ma dire che quello è vero dipende dal grado di consapevolezza dello psicologo, psicoterapeuta, di chi ti ascolta. Quindi torniamo sempre lì, è la purezza di questo antenna cristallo che fa da tramite. Ora, se pongo questo come un obiettivo, diciamo, di assunto, capite che siamo dentro un mare magno di difficoltà, perché la maggior parte delle persone non fa lavoro su di sé, non è in ascolto da ciò che è personalità e ciò che non lo è, non è chiaro su ciò che muove il proprio pensiero e ciò che invece è un pensiero indotto interno, ciò che arriva dall'esterno, quindi ci vuole grande capacità meditativa e un lavoro sulla cognizione di coscienza molto alto. Ed ecco, per quello quel 10% sta semplicemente a manifestare che è una percentuale bassa di persone che lavorano in questo modo. E mi collego col tema del Bazzi anche, quindi entra precisamente anche su di noi, perché il Bazzi ha, come dire, esattamente due aspetti interessanti. C'è il Bazzi fisso, cioè l'inquadramento quando nasci, che è una cosa fissa, e il Bazzi immobile, si dice. Il Bazzi immobile è dovuto al libero arbitrio e la capacità di fare delle scelte nella vita, in qualche modo, muovere la propria energia. Bene, il Bazzi fisso è il Bazzi fisso. Io dico sempre, quanto più una persona è inconsapevole, tanto è facile leggere un Bazzi. Perché il Bazzi è come se fosse una specie di autostrada che sta andando avanti e più la persona è inconsapevole, più vivrà cause e effetti di ciò che è già un po' trascritto. Come dire, più una persona è inconsapevole, più il destino è scritto. Paradossale. Più una persona è consapevole, torniamo al discorso di prima, e si fa cristallo, più le scelte si ampliano, ha capacità di scegliere, quindi di modulare anche un destino e quindi il Bazzi mobile può sbilanciare il Bazzi fisso a tal punto di modulare un destino. Ma la cosa ancora più strana è che la libertà totale è la comunione totale col flusso di ciò che è giusto che si compi. Quindi paradossalmente più sei libero, più andrai nella direzione di ciò che è come dire, questa intelligenza, come dire, spirito intelligente che c'è nella realtà, che fluisce in un modo armonico e coerente, tu in qualche modo entrerai in quella coerenza, quindi sarai strumento di quella coerenza, ti farai parte. Quindi paradossalmente sei parte di un lavoro, come dire, non è che sia una tua decisione della personalità, però sei completamente libero perché come la libertà di tutte le possibilità ce l'ha a quel livello lì, ce l'avresti anche tu, però noi dobbiamo vederlo come una forma di dissolvimento della parte della personalità e apertura totale verso questa unità in cui hai massima trasparenza e massima libertà. Più sei nella personalità, più sei nella resistenza, più sei nell'uno, più lo zero non può entrare, più sei nell'uno, uno, zero, più lo zero non può entrare e viceversa, devi farti zero perché uno entri. Se c'è tanto uno, lo zero non può entrare, quindi come dire, siamo sempre nel solito tema di paradossalmente che più pieni e ingombranti siamo di noi, più è difficile vedere la realtà per quella che è, più difficile comprendere i piani sottili per quelli che sono e questa è la risposta per tutte le deficienze di barcamenaggi delle grandi scienze, conoscenze psichiatriche e psicoterapeutiche che non riescono a uscire da questi temi. La risposta è il livello di coscienza. Ecco, l'ho passato questa volta.